Ehi tu, clicca la campanellina e seguici per altri episodi. Ragazzi, stavo pensando, voglia di una sigaretta, ma noi conosciamo qualcuno che ne sappia di... Dai, Ornitologia. ornitologia, ne sappiamo qualcosa? Metto il dito sulla punta del naso. Via qui. E se è stata licenziata e vuole vendicarsi? Lo dite Potrebbe bene? essere. Dopo che finisce il fischio all'interno delle vostre orecchie, Corridan, sei il primo a riprenderti. La nave sta sprofondando ancora di più. Alcune fiamme, vetro sparso ovunque, metallo sparso ovunque. Il forno estivo di Boulder City pian piano comincia a raffreddarsi. La gente ricomincia a uscire fuori, ma essendo comunque una zona molto calda e una zona desertica, la gente tende a raggrupparsi nelle ore più fresche. Ma questo non è un problema dei ragazzi, questo è un problema più delle persone che non hanno voglia di svolgere il proprio lavoro sotto il sole cocente. I tre ragazzini di cui abbiamo già raccontato le gesta nella scorsa avventura sono riuniti su una piccola casa sull'albero e quella di Winifred non è proprio una delle migliori. Alcune parti sono ancora incomplete e altre potrebbero essere sicuramente migliorate. È comunque una casa sull'albero e andiamo a vedere cosa stanno facendo i nostri piccoli eroi che hanno già salvato Boulder City dagli uccelli assassini e vediamo cosa stanno facendo. Ah, io non ci capisco nulla! Aspetta, ricominciamo da capo. Non è difficile. Alla fine è soltanto la rivoluzione, dai. No! Gente che sì. Chi ha deciso di mettere le lettere in matematica? Ah, stiamo facendo matematica, scusami. Stiamo facendo matematica? Stiamo facendo matematica, abbiamo deciso. Si chiama algebrica. Algebra. Algebrica. Io mi rimetto le cuffie, alzo il volume del Walkman. Ok, è semplice. Questo si chiama quadrato di binomio. Ok? Quindi se noi abbiamo A ok. alla seconda più B alla seconda, giusto? Quindi noi dobbiamo calcolare 2 più Winnie, più Silvi, Winnie, ti ha- un attimo. Silvi ti ha appena Winnie. fumato in faccia, quindi... Aspetta un attimo, prendiamo il libro, non mi ricordo com'era. Winnie, ma qua è tutto al contrario. Ah, ecco. Ora la capisci? No. No, ok. Winnie, Torno indietro. Winnie, Sì. ma ne hai un altro di questi? E tiro su il libro di Ursula Le Guin che avevo in mezzo al libro di matematica. Tu devo continuare a leggere le figure. Apro questo zainetto e tiro fuori quello che ha la copertina del nostro libro di letteratura inglese. Solo che aprendolo non appare così. Sopra ci sono delle figure, ci sono dei balloon di testo, di supereroi. Senti, proprio Senti, non ne ho un altro. Al massimo c'ho Jane Austen, però è comunque a casa e dovresti superare mia madre. E se puzzi di fumo e superi mia madre se ne accorgerà. E non potremo venire più. Cioè, io non potrò più uscire da lì. Continuo a chiedermi perché siamo amici. Perché siete Corridan simpatici? non funziona. Che domande. No. E, Pensavo di Ma lo essere vedi? più intelligente. e Silvi si stende a pancia in su con i piedi appoggiati in alto a un altro dei rami, guarda verso le fronde e il cielo. Corridan, se il metodo funziona, me lo fai sapere. Potrebbe essere non interessante. Non sento nulla. Non sente nulla. Sei Senti. sicura di non volere anche tu una sigaretta, vero? Sì, penso di sì. Pensavo, rimetto il libro nel zaino. Tanto qua lui ha iniziato a confondere i due con le Z. Non mi sembra tu abbia mai avuto voglia di capirlo da quando siamo qua. Mi interessano solo le cose che mi interessano e la matematica non mi interessa e l'algebra non mi interessa. È molto filosofico come concetto. Andiamo a fare Quelli qualcosa. erano Z. No, è un 2 quello. No, è un N. No, quello è il Hai numero il libro al naturale. contrario, Cori. Ah, il libro al contrario. Ma quanti lati ha quel libro? Come fa a essere di nuovo al contrario? L'hai girato prima. Quanti lati hai? Perché vado presso? Cori, ti va se facciamo una pausa?
ce ne andiamo a prendere un muffin e poi torniamo con la pancia piena, carichi di zuccheri, lavoriamo meglio e smettiamo di distinguere. Ah, avete un cane? Io non ho un cane. Corina, Questo tu non è hai un cosa cane? tua. Perché c'è un cane nel mio giardino? Allungo le mani verso il bordo e tiro solo la testa per guardare giù. Vedi un cane che riconosci. È Mortadella. Mortadella? Ma abbiamo Oh, detto no! muffin. No, se c'è Mortadella c'è la squatter vuole entrare in casa mia. Ah, quanto vorrei dargliele adesso che sono in forma. Mortadella? Tesoro? Dov'è la tua mamma? Vedi che sta battendo la coda. E qua è la tua mamma? Secondo voi vuol dire sì o vuol dire no? Inizio a scendere dalla casa sull'albero. Vi trovate di fronte nel giardino il cagnolino di Stesi, Mortadella, da solo. Questa cosa vi è anche molto strana. L'ultima volta vi sembrava un cane molto fedele ed è ora qua senza di lei. Lì qualcosa non quadra. Mi avvicino, mi accuccio leggermente e faccio: dov'è Stronzi? Dov'è? Dov'è? Stessi, non stronzi. Guardate intorno ed effettivamente è da solo il cane ed è seduto. Si mette proprio con le zampe appoggiate a terra e la faccia appoggiata. Andiamo a casa? Andiamo dalla mamma? Potrebbe essere morta. O effettivamente le è successo qualcosa? Portaci, ti seguiamo. Andiamo? Si alza di botto, fa un giro su se stesso. Ok, siamo pronti, andiamo. Comincia a camminare abbastanza velocemente. Risalgo un attimo a prendere il mio zainetto con le cose che possono servire. Io sono sotto. Lancia! Stai bene, Winnie? Tutto a posto, la faccio sempre. Carico lo zainetto. Il mio libro di raggi già. E qua. Inseguendo il cagnolino e correndo verso una direzione un po' ignota per voi, ma questo sembra proprio l'inizio di una grande avventura. Vi allontanate proprio da Boulder City, vi lasciate le abitazioni alle vostre spalle, cominciate ad inoltrarvi su quello che è un piccolo bosco un po' distante dalle abitazioni. Il cane si ferma lì davanti per un attimo, comincia a girare su se stesso, comincia a annusare a terra. C'è qualcosa qui intorno? Cominciate a gironzolare. Quindi tu trovi su quello che è un ramo un pezzo di maglioncino. Riconosci il tessuto. Era appunto il maglioncino con la quale avete conosciuto la ragazza. Sylvie e Corridan, non troppo distante, un ragazzo, 22-23 anni. Un signore, quindi. Sì, per voi è un Sì, è signore. vecchio. Un signore anziano. Jeans, camicetta azzurra, che sta camminando dritto come un treno verso un luogo non troppo distante. È strano, ma è come se sapesse precisamente dove sta andando. Secondo me hanno messo anche a questi i cosi, il chip nella testa. Oh, Dici? Cyborg! È un altro cyborg. Andiamo a controllare. Ehi, Mortadella, riesci a trovare la tua padrona? E comincia a correre nella stessa direzione del ragazzo. Signori, andiamo. Io vado. Voi state pure dietro, che tanto questi non mi fanno mica paura. Oh, tu! Con la camicia da sfigato! E se fosse come i gabbiani? Non si è girato totalmente, ti ha ignorato. I casi sono due. O è diventato un cyborg e obbedisce agli ordini di qualcun altro. O, caso B, crede davvero che quella camicia non sia da sfigato e quindi non sia girato. In entrambi i casi è troppo tardi per lui. Muoviamoci, andiamo a seguirlo. Nel frattempo che tipo mi inciampo dietro. Sì, ma se quella cosa che c'ha all'interno della testa mandasse dei messaggi a un quartier generale e quindi sente che noi siamo qui, magari lui non se ne accorge, però potrebbe fare tipo da ricetrasmittente per mandarla da un'altra parte. Tipo le formiche, che sanno tutte che me l'hai detto tu, che sanno tutte quando qualcosa sta succedendo a una di loro. Esatto, viene mandata una formica esploratrice che si distacca dal formicaio per poi tornare indietro verso il formicaio, dare l'informazione in modo tale che il formicaio gira verso il luogo di interesse. Quindi, se quella è una formica esploratrice, sa che noi ci siamo dietro perché stiamo parlando e lui ci potrebbe sentire. Ma è già troppo tardi perché abbiamo già fatto troppo rumore ed eravamo in linea di visuale. Questo è molto più divertente dell'algebra. Cominciate a correre, seguendo il ragazzo e anche il cane. Il bosco si apre su quello che è una radura di fronte al costone della montagna. È strano, una ventina di persone, forse anche più, tutte insieme, che stanno parlocchiando tra di loro
Alcuni sono seduti a terra su delle stuoie. Sono lì che si stanno prendendo il sole, ma interagiscono tutti tra di loro. Oh no, ci sono degli Hippie. hippie. Lo sapevo! La cosa più assurda è che oltre il ragazzo, dalle altre parti del bosco, anche dalla parte opposta, altre persone pian piano si stanno unendo alla folla. Cane che comincia a correre, prende il pantalone di una persona, comincia a strattonarlo. Dalla folla esce la ragazza, la sua padroncina. Stacy lo allontana addirittura. È anche lei un cyborg. Oppure veramente soltanto un hippie, però non è normale. Vi ricordate che comunque nella casa, sì, non era il massimo della simpatia con gli esseri umani, ma Mortadella non l'ha mai trattato così. No, decisamente no. Non si tratta mai così un animale. Cory, hai notato che sono tutti più grandi di noi? Anche Stronzi lì, quanto aveva? 16 anni, no? 2 anni più di me. Sì. Sì, Non è che questa cosa funziona solo quando il tuo cervello si è completamente fuso e sei diventato un adulto? Quindi noi siamo immuni? Siamo immuni! Sì, ancora per 3 anni voi e 2 anni io, però. Ma perché questa gente? Che cosa fa qui? Le persone non hanno un pattern ben preciso. Sono molto diversi, vedi anche le età che sono molto diverse. E improvvisamente il ragazzo che è appena arrivato si unisce al gruppo e comincia ad avere una discussione abbastanza accesa con un uomo sulla quarantina. Partono spintoni e la gente intorno non li ferma, li lascia fare. Continua una sorta di rissa, c'è qualcosa che non quadra. Si girano intorno, poi si azzuffano un attimo e si spingono. Il ragazzo si allontana un attimo dal gruppo e tutti quanti esultano verso l'uomo di 40 anni che ha vinto l'incontro. Branco. I cani randagi che stanno nel ferrovecchi dietro casa mia fanno così. pensi che È siano un- tipo licantropi? È un Ma non c'è la comportamento... luna piena, è Vabbè, non sono giorno. trasformati però. È un comportamento da predatore alfa. Colui che è più forte guadagna rispetto su tutti gli altri animali. Mi scrocchio le dita. Voi state qua, ragazzi. Qualunque cosa succeda, state nascosti. Esco dalla boscaglia, vado da Stacy. Le persone cominciano a darti le spalle creando quasi un muro. Buongiorno. Ti ignorano totalmente. Cosa state facendo di bello qui? E ora li senti parlocchiare meglio. Nella Cosa realtà non dicono? stanno neanche parlando, forse. Sono versi. Come di bambini cresciuti che parlano. Ok, tutto questo non è assolutamente inquietante. Torno indietro dagli altri. Mortadella, vieni qua. Andiamo, vieni. Il Mortadella è un po' triste, però poi ci pensa, guarda un attimo la sua padrona, ma non viene totalmente calcolato. Non ti preoccupare che te la ridò la tua padrona. Sei in debito con me, quella stronza. Quindi cosa hanno detto? Stanno facendo versi, non stanno proprio parlando. Ti ricordi quando abbiamo fatto quella giornata ad aiutare nell'asilo nido? Sì, che me lo ricordo. Ecco. C'è la voce più cupa del solito. Si profonda pure. Sì che me lo ricordo, è in sottofondo l'elicottero che parte nella giungla vietnamita. Ecco, era più o meno come facevano loro a giocare. Io sono incredula, quindi con un sopricciglio alzato, le labbra che sembra che abbia una paralisi. In ogni caso ci stanno ignorando. Cerchiamo qua intorno se c'è qualcosa di strano, perché si sono raccolti qui, allora probabilmente c'è qualcosa che li ha portati qui e li ha fatti diventare così. È come avere a che fare con un gruppo di vacche. Cory ti viene davanti e nei suoi occhi un po' strabici ti prende la mano e ti dice: i loro occhi erano rossi. No. Non sono erano degli vampiri. zombie. Non sono zombie, non sono vampiri. Però si comportano come quelli infetti da quei strani tipi di funghi. Sai, parassiti. Me l'hai fatto vedere. Gli ultracorpi. Gli ultracorpi. Cordyceps sinensis Di cosa? si chiama. È il fungo. È quello che invade la persona e la fa comportare in un modo totalmente diverso dal normale. Ah, tipo quelli delle unghie di zia Petunia? Sì, proprio quelli. Vado immediatamente a cercare in giro perché non voglio sentir parlare di funghi che entrano nelle persone. Inciampi, cadi a terra, un colpo di fortuna. Prima pensi a un ramo. Non è un ramo, è qualcosa di più duro. E forse anche elastico addirittura. E quando ritiri il piede, un cavo elettrico che era nascosto tra la terra. Oh, questo non dovrebbe stare qui, vero?
Oh, e noi non dovremmo seguirlo, vero? Mentre lo dice, inizio a tirare su il cavo e inizio a tirare. Verso il lato che porta contro la folla non riesce ad uscire il cavo. Probabilmente addirittura va in profondità. Però si perde all'interno del bosco e riesce ad alzarlo con facilità in quel caso. Seguiamo da quella parte. Fate una bella mezz'oretta addirittura di camminata. Seguite il cavo discretamente lontano. Sei arrivato vicino a un grumo di diversi cavi che vanno poi a inerpicarsi in quella che è una sfera in ferro, un po' arrugginita, persa in mezzo ai boschi, con quella che è una forma appunto molto ricollegabile a quelle che appunto siamo abituati sul Tales from the Loop. Questi oggetti sono un po' in giro, per voi sono quasi normali che siano lì, però quel cavo si collega proprio a quella sfera. Ora la illumini, la alzi, diventa una luna piena e quelli sono lupi mannari. Io dico che sono degli zombie. Mi volto lentamente verso Winnie. È la cosa più stupida che abbia mai sentito. Ancora più stupida degli uccelli assassini. E Però l'ho quelli vissuta. esistono. Quelli esistono. Cosa ti dice che non esista anche questo? Non essere adulto. Così, 16 anni ti stanno facendo male a Tu te. non sai dell'adulta. E allora dimmi che possono essere lupi mannari. Questa cosa è tonda come la luna. Non possono essere lupi mannari perché i lupi mannari non esistono. Ah, gli uccelli assassini, cyborg, sì. Corridan, ti sta venendo un ictus? No, sto pensando se l'algebria potrebbe essere una chiave per ucciderli tutti. Ma non vogliamo ucciderli. Non puoi ucciderli di noia. Molto, molto bello. Il sapere è potere. E se comunque sono collegati a questa sfera, che facciamo? Beh, voi siete quelli svegli. Provate a capire che cosa fa. Forse so come fare. Ok. Controllo se c'è un interruttore. Come un grande informatico, soprattutto a scuola, ci hai sempre insegnato, e spegni e riaccendi. Comincia a muoverti. Stai cercando di capire in cosa ci riserva questa sfera. Uno dei cavi lo segui, porta in quello che è un groviglio. Tra questo ammasso ci sono due occhi meccanici che vi stanno guardando. Esce fuori piano piano, si guarda intorno, c'è questa mascherina di metallo con sopra un cappello e un cappotto lungo, tutto acetato, un pescatore a tutti gli effetti. Alzo leggermente lo sguardo, incrocio il suo, sbianco all'istante e che dalla mia bocca non esce nulla se non un pigolio per la paura. La sua bocca metallica si apre e sentite: scusate, non volevo farvi paura. Siate così gentili da lasciare immediatamente questo posto e di non toccare la sfera. Grazie. Un cyborg! Servi, attacca! Non è un cyborg, è un robot. Li abbiamo visti sempre. Ma questo era dietro un albero che mi ci fissava! Normalmente non si mettono così nascosti. Stacco Winnie dal mio braccio. Attaccati a Corridan. Vado verso il robot. Beh, Miau. Bau. Ho cominciato Ciao. tu con il beh. Che fai qui? La mia padrona mi ha detto di tenere sotto il controllo la sfera, ecco. Mi giro violentemente verso gli altri con lo sguardo così. La tua padrona, che è... La mia padrona. Che di nome fa? Questa informazione non mi è dato darla. Alzo una mano tremante. Aspetta. La E riabbasso. tu come ti chiami? Il mio nome è Isaac. Hai un nome? Certo, tutti hanno un nome. Bene, piacere, io sono Sylvie. Isaac come Newton? Sì, come Newton. Io ti ricerco lo sguardo di Sylvie. Lo vedi in difficoltà, guarda la tua mano. Siate così gentili di allontanarvi dalla sfera eco e andarvene, grazie. Altrimenti? Altrimenti potrebbe essere pericoloso per voi. Senti un po', ma tu quindi sai da dove proviene qualsiasi cosa vada a questa sfera, giusto? Rimane un po' guardingo. Non dovrei dirlo. Mi sembrate dei ragazzi molto simpatici. Sicuramente non farete del male a nessuno. Se non fai quello che ti sto chiedendo, ti assicuro che ti trovi un condensatore infilato all'interno La dello cavità scarico. perianale. Ah, Perché ce l'hanno? penso di sì. E dove fai benzina? Si gratta un attimo la testa. Ovviamente è inutile, dato che non dovrebbe sentire prurito. Gli risistemmo il cappello perché se la sarà tirato giù tutto. Quello è l'NDAA.
Ah, e serve... scusate, la domanda era diversa. È collegato al graviton e indica i enormi condensatori in lontananza che sono sempre stati nello sfondo di Boulder City. Ah, Alza la mano. Signor Robot. Sì, Isaac. si chiama Isaac. Isaac. Lo so, l'ho dimenticato. Scusi, signor Isaac, ma tutte le sfere hanno un nome. So che questa ha un nome e io la devo controllare. Posso chiedervi se gentilmente potete allontanarvi? Chiamo. Io volevo sapere perché è stato così simpatico conoscere lei. Volevo sapere se anche le sfere avevano un nome per fare la conoscenza. Non la tocchiamo la sua sfera, non vogliamo fare male alla sua sfera. Cory, Signor Robot, signore. Isaac, Isaac, signore trattalo Robot. bene. Solo Isaac, grazie. Mi può aiutare con l'algebra? No, Isaac, ti prego, lascia stare, questo ce ne occupiamo più tardi. A parte che questo non è libro di algebra, chiudilo. Ma dove l'hai preso sto libro? Non lo so, era nel tuo zaino. Isaac, come te la cavi con il programma scientifico delle scuole medie? Io sono stato progettato e creato per difendere l'NDAA. Penso che il tuo papà riuscirà a dargli un aiuto perché aiuti noi, non pensi, Winnie? Sì, ma io non vado a chiedere cose a Bene. mio papà. Isaac, per cosa sta NDAA? È una sigla. Sì, è una sigla. Non E dovete sta andare per... a- È in difficoltà quell'atteggiamento di una persona un po' timida nella realtà. Non ho idea di che cosa significhi. Ti faccio tap tap sulla spalla, non ti preoccupare. Alcune volte mi sento anch'io così. E come si arriva al Gravitron? Si guarda intorno, si avvicina. Va bene, ti posso accompagnare, ma questo forse andrebbe contro quello che ha chiesto il mio padrone. Però Ma... non glielo diciamo, perché Ma- siamo amici. Esatto! Migliore amico robot. Stiamo scherzando? Sei sempre il benvenuto tra di noi. Si gratta la testa. Gli risistemo il cappello. Ok, andiamo. E comincia a camminare super robotico verso il bosco. Fico, non ho mai Vede- avuto un amico robot. Sono tipo Iron Man. Anche perché, voglio dire, i robot che abbiamo di solito sono quelli con l'aspetto scemo. Questo sembra veramente un essere umano. Siete lì col robot che state camminando. Vi state in realtà allontanando dagli enormi raffreddatori. Arrivate alla fine del bosco, alza il braccio e indica una casa. Io non so precisamente dov'è l'entrata. Il responsabile del settore P1 sicuramente lo sa. Come troviamo il responsabile del settore P1? Quello è il responsabile del settore P1. Ci stiamo avvicinando a mezzogiorno. Fa caldo in quei posti. C'è qualcosa che non quadra perché è un uomo in un pigiama rosso con la gamba ingessata e sta camminando con difficoltà proprio a causa del gesso e si guarda intorno in mezzo alla strada. Emily! Emily, dove sei? Mi serve aiuto! Chi diavolo è Emily? Non lo so, ma facciamo la cosa che piace tanto agli adulti. Aiutiamo un anziano? Esatto. Buongiorno, scusi, ha bisogno di aiuto? Non mi piacciono gli anziani, odorano di cantina. Più vi avvicinate, più vedete in realtà che la figura non è proprio anziana perché sembrava colmo di rughe nella faccia. Nella realtà non sono rughe, è una brutta ustione che ha sul viso. Oh, Si mette le mani sulla fronte, si guarda intorno. Come ci sono arrivato qui? mi scusi, va tutto bene? Sì, va tutto benissimo. Ma è sicuro, non ha neanche un bastone. Non deve essere facile camminare con la gamba messa così, no? Con la palpebra cadente, i capelli un po' spettinati. Sì, mi sono infortunato. Cosa ci fate qui, ragazzi? Siamo venuti per aiutarla. Nel frattempo guardo di sottecchi Silvi. Stavamo cercando una persona e un amico ci ha detto che questa persona si trovava qui, indicando Isaac che penso sia rimasto un po' più lontano. Ma chi è Emily? Stava cercando Emily prima? È mia moglie, Emily. L'ho vista improvvisamente insieme a mia figlia che si sono alzate e se ne sono andate via. Vedete che si scuote la testa. Comunque il mio nome è Mike Warren. Signor Warren, scusi, ma lei si è fatto male con qualcosa di elettrico? Sì, mi sono Ha preso- infortunato al lavoro. Ha preso una scossa forte perché lei si occupa del magnetron. Si guarda intorno, si avvicina a te. Voi siete quelli del controllo medico? Non penso che abbiamo l'età per lavorare.
effettivamente dovrei stare dentro casa. Scusate, Signor non Warren, sono la uscito per accompagniamo. divertirmi. La aiutiamo noi visto che sua moglie Emily non c'è. Li prendo proprio per la collottola e li Mi avvicino sa a che me. stiamo andando al controllo medico. Questo ha preso una scossa. L'ho visto, l'ho notato. Sì, ma la scossa gli impedisce di essere preso dal coso. Dalla collottola come sta facendo con tipo i gatti. No, è dal tanto coso che pescoso. attira la gente. Ah, La moglie e la figlia. Mi scusi, quanti anni ha sua figlia? 17, ma sono domande Vedi, che deve fare il è vedi, medico. un'adulta, sì, è Vedi? un'adulta. Ha senso, ha senso. Ha Ok. senso. Ma non possiamo elettrificare la popolazione. Sua moglie se n'è andata via che sembrava tipo senza offesa, Isaac, un robot. Sì, senza offesa chiunque tu sia. Sì, si offende un po', Isaac. Allora, Chi è Isaac? Un amico. rivuole, secondo me abbiamo la possibilità di far tornare sua moglie e sua figlia. Ah sì? Vi guarda per un attimo. Piacere, il mio nome è Mike Warren. Oh no. Forse è per questo che non riesce a essere preso. Sì, mi sa che non lo ricorda che è stato preso e quindi se ne frega. Dovrei iniziare Ok, ad adottare questa tattica. Aspetta. Signor Warren, Sì, sono io. come si può entrare all'interno del Gravitron? Siamo qui per controllare se le sue capacità sono state ridotte dall'incidente. No, così sembra che si può. Quindi voi siete quelli dell'assicurazione. Ha senso. No, Ha no, senso. no. Porto avanti Winnie. Suo padre lavora al Loop. Ci ha mandati qui per assicurarci Ah. che lei sia in grado di Certo. fare il Sì. suo lavoro ancora. Sì, Certo. lavora nel progetto NDAA, quindi ha detto che dovevamo controllare questo. Io sono soltanto un tecnico elettrico, sono responsabile della zona ovest. Perfetto, Quindi- potrebbe mostrarcelo per favore? Quindi, Avete una mappa che vi dico dov'è il punto per entrare all'interno? quindi mappa. Mappa. Controllo dentro lo zainetto. Certo che ce l'hai una mappa. C'è il taccuino degli scout, delle coccinelle, seppo di sticker sopra, tutti quelli dei biscotti. E smettila, è un po' uno scrapbook, queste cose. Alla fine c'è appiccicato su un foglio una mappa che si ingrandisce. Senza guarda. di me al liceo per voi sarà un inferno. È un Ma tu sceglierai il nostro stesso liceo? Prende il libricino. È un manuale tecnico molto particolare, signor assicuratore. E la mappa mette una croce. È qui che dovete andare per controllare dove è avvenuto l'incidente elettrico. Beh, grazie. Cori, Sale- controlla con la risposta che dovevamo avere, quella giusta? Dici sì. Sì! Ho un'altra domanda. Giuro che è l'ultima. Lei lavora con le sfere, giusto anche? Certo, le sfere eco, sì. Servono per riprodurre dei segnali provenienti da un'altra parte. Tipo la radio. Capisco che voi siete degli assicuratori, non sto qui a spiegarvi nel dettaglio il mio lavoro, però sì, è un po' complesso, ma diciamo che sì, sia segnale radio. Grazie signor Warren, è stato un vero piacere, grazie di aver risposto bene alla domanda. C'è qualcosa a cui dobbiamo stare attenti all'interno di quel posto che ci ha segnato? Dovete stare attenti che sotto le grate c'è una corrente d'acqua ed è lì che io ho preso la scossa, sono inciampato nella grata e un cavo elettrico ha toccato l'acqua e... Quindi questa è la dinamica dell'incidente. Serve una chiave per entrare? Sì, serve il codice P8647. Segna, Cori, segna. 4, 7. Bene, signor Warren, adesso torni a letto e come le dicono gli adulti? Le faremo sapere. Si gira di botto senza salutare e comincia a camminare con l'aria spaesata. Andiamo, questo è suonato come un'orchestra. Emily! Dobbiamo ritrovare la moglie perché sennò questo qua va a farsi una passeggiata dentro il lago Mead. L'ho visto nei film una roba del genere. Isaac, Mortadella, andiamo? Siamo diventati veramente la banda di Scooby-Doo, abbiamo pure il No, cane. non siamo la banda di Scooby-Doo, siamo il gruppo del Mago di Oz. Ah, è vero. Manca un po' di Allora- amianto per dare un po' di spazio Sì, alla esatto. scena. sai. Nel mentre stiamo andando, io sono sempre con il libro di Alger Gigi
che sto provando a farlo mordere dal cane. Cominciate ad andare tutti e 5 e vi dirigete verso la zona che vi è stata data da Mai. Grazie. Se siete arrivati fino a questo punto vuol dire che il video vi è piaciuto e per noi questo è importante. Ad oggi abbiamo ascoltato ognuno dei vostri feedback e pian piano siamo migliorati nel tempo e quindi non possiamo far altro che ringraziarvi. Detto questo vi ricordo che se volete supportarci per noi è importantissimo che voi lasciate un commento qua sotto, ma che soprattutto vi iscriviate al canale, perché sì, più del 50% delle persone che guardano i nostri video non sono ancora iscritti al nostro canale. Quindi vi lascio alla buona visione della sessione e ci vediamo alla prossima avventura. La stanchezza, tutto il percorso che avete fatto continuamente a piedi comincia a sentirsi, fino a quando poi Isaac, con i suoi movimenti molto impacciati, si ferma, si gira e indica con la sua mano un enorme cerchio metallico con un piccolo schermo numerico che si refrescia continuamente, emana questa luce verdastra. Vi guarda Isaac, poi guarda il cerchio. Questo è l'entrata. Il codice è P8 6 4 7. 7. Ok. Sentite un suono elettronico, dopodiché i due lati dell'enorme cerchio metallico si aprono. Una scala a pioli in ferro che porta verso il basso. L'oscurità non vi fa vedere precisamente dove state andando a finire. Isaac, tu non hai gli occhi che diventano torce? Devo andare a controllare la sfera eco. No, resta qua. Prima accendici la luce qua sotto, dai. Non avete una torcia? Winnie è una torcia. No, un asciugamano però. Cory? Io ho maledetto questo libro. No, forse dovrei tornare. Quei grossi cavi sono collegati a una grossa centrale. La grossa centrale ha molti più comandi, quindi da qua tu puoi fare molte più cose rispetto a quello che puoi fare nella sfera, che non ha neanche un interruttore e potresti soltanto guardarla. Ho capito, avete paura, ma io sono vostro amico. Comincia a scendere la scalinata. Sentite, non ho capito un cavolo, però ha funzionato. È il nostro amico. Bene. Arriva in fondo alla scalinata, apre e chiude gli occhi, comincia a sentirsi un rumore molto simile alla cinepresa, dopodiché si dà una botta sulla testa e sfliccherando si accende una luce davanti a voi. Ah, avere l'amico robot è una figata, andiamo. Gimal, cosa si sente? Oh cane. no! Lo prendo e ovviamente me lo porto dietro. Cominciate a camminare, sotto i vostri piedi sentite il metallo scricchiolare, la falda acquifera che passa sotto di voi continua a farvi da sottofondo. Tutto molto buio, ma grazie alla luce che ogni tanto flickera ma poi riprende, continuate ad andare avanti e seguite una serie di cavi laterali che vi stanno portando in fondo a una stanza. Senti Isaac, ma le sfere si chiamano eco perché come all'interno di una grotta ripetono le stesse cose. Quindi questa è magari la voce base che dice una cosa e poi eco riecheggia. Sì, è molto simile. Sei molto intelligente per la tua età. Grazie. Adesso si monta la testa. Isaac, qua ci lavorano le persone, giusto? No, ci lavora solo il mio padrone. Ma Solo? è un padrone o una padrona? Si ferma. Perché prima Vabbè. ci hai detto che è una padrona. Però adesso l'hai chiamata padrone. È come te? Sta facendo il vago. Sta facendo il timido. Fa spallucce. Se che io ti vorrei dire che ci credo, ma sono le stesse spallucce che faccio a mamma quando mi chiede com'è andata a scuola. Comincia a camminare. Mi piace Isaac, A me no, Anche a me piace moltissimo. ci sta nascondendo qualcosa. ma il fatto che sia così come noi è proprio bello. I miei occhi non si illuminano. Però, se la mia intuizione ha senso, che quindi quello che viene detto qua è esattamente come la radio, anche se il tizio ci ha preso in giro. E se noi non riuscissimo a sentire i suoni che fa la sfera, ma quelli sopra i 16 anni, sì? Ora, per i cani, indico mortadella, hai presente che quando gli si dà i comandi gli si fanno sentire dei suoni che noi non riusciamo a sentire? L'avevo detto prima, ma andiamo avanti. Tu l'hai detto in modo più carino. Noi dobbiamo cambiare quello che viene detto. Isaac si è fermato e vi mette una mano davanti. Siamo arrivati. Vi mostra una stanza intorno a voi. È un luogo molto buio, molto cupo,
poco distante da voi un buco tra le grate, un cavo elettrico che pende da quella parte. Ci sono alcuni schermi in giro, stanno tutti refreshando, stanno attivando dei programmi, vedete anche le lettere scorrere sugli schermi. Io non capisco niente di tutto questo. Isaac, mi presti gli stivali? Li prende, te li dà. Io tipo ci rimango tipo come dei sì, pantaloni, immagino. Gli premo la testa in giù. Cory, possiamo rimanere concentrati un attimo? Winnie, cosa dobbiamo staccare? Cosa dobbiamo fare qua dentro? Lascialo fare, ha senso. Ci sono alcuni materiali che fanno passare l'elettricità e alcuni La no. gomma è un isolante. La gomma non è un sono isolante. scema. Ok, perfetto, allora lascialo perché ha degli stivali in gomma. Corridan, tu ne capisci di computer? No, l'ho visto in TV. Ok, se è come la storia del documentario dell'estate, io lo lascerei fare. Io allora intanto darei un'occhiata in giro per controllare se è tutto a posto, se ci sono pericoli. Prendo il libro di Algebrib, vado in giro per cercare di comprendere cosa ho davanti, se riesco a capire qualcosa o meno. Ed entrambi trovate uno dei computer, capite che quello è il programma madre che sta andando e leggete sopra una scritta: nodo di effetto artificiale. Afferro, Corridan, Corridan, guarda, Sì? guarda, Sì? guarda, Sì? prendi solo le prime lettere. NDAA! Trovato! NDAA! Trovato! Dobbiamo cambiare questa cosa! E come si fa? Come si fa? Come si cancella? Silvi, improvvisamente ti prendono alla sprovvista, arriva velocemente nella tua direzione, senti il motorino, questo cubo nero con un taser, e ti passa proprio accanto, riesci a schivare all'ultimo secondo, gira su se stesso, si ferma, dopodiché due braccia alle tue spalle stanno per afferrarti, ma Isaac ferma queste braccia dietro di te. Oh no! E riesci a spostarti e vedi un robot molto scheletrico, bianco, molto umanoide, che sta trattenendo la sua forza contro quella di Isaac. Una delle sue braccia in realtà sembra tipo la punta di un trapano. Questa è una scena di tiri prolungati. Avete bisogno di 9 successi totali per terminare tutta la scena. Ok, robot, elettricità. Prendo lo stivale, me ne tolgo uno. Serve, tieni! E te lo lancio. Sollevo lo stivale come se fosse una mazza chiodata. Lo stivale fa. Guardo il robot con la trivella sulla mano. Lascia stare il mio amico! E inizio a prenderlo a stivalate. Ok, cominci a picchiare il robot. Isaac fa fatica a trattenerlo, viene spinto indietro, prova a colpirti il robot, non riesce a beccarti. Il cubetto ti passa proprio sulle gambe e tu tipo vieni sbalzato a terra e cadi un attimo mentre si rigira verso la tua posizione. Nel frattempo che c'è Silvi che sta sventolando questo stivale, li sta tenendo tutti occupati, mi guardo intorno un attimo nel panico, poi l'unica cosa che mi viene in mente è tiro fuori il mio asciugamano, lo immergo nella grata al di sotto e poi lo lancio sopra il computer funzionante. Alcune scintille partono, si abbassa una leva, un bottone inizia a lampeggiare, scintille si diramano lungo tutta la scocca internamente, quindi nelle zone di giuntura iniziano a vedersi dei lampi elettrici e poi quel iconico odore di fili bruciati inizia a levarsi in aria. Ma questo non basta ancora per fermare il computer. Vedo delle scintille. Prendo lo stivale, me lo metto in un braccio e mi sparo Mi rialzo. Va bene. E adesso si parte. Walkman, cuffie, nip drivers, alzo il volume, do un colpo e i cingoli vanno contro la parete. Poi si sposta di nuovo, do un altro colpo e i cingoli vanno contro l'altra parete. Quando mi cerca di colpire, di arrivare di nuovo addosso con la scarica elettrica, sollevo di nuovo lo stivale, aspetto il momento giusto e BAM! Girando verso il buco nel pavimento fin quando non cade. Le scintille, il fumo volano ovunque. E adesso tocca a te, girandomi verso l'altro. Faccio una cosa che ho fatto io da bambina. Povero mio papà, ma ho fatto santo quell'uomo, insomma. Infilo la mano nello zainetto, tiro fuori dei gettoni da sala giochi e ogni fessura che vedo nel pannello di comando, quindi se c'è una leva e c'è il foro per la leva,
là ci andranno solo monetine. Se non è resistito il comodo, a casa non resisterai neanche tu! Mentre stai mettendo le monetine, Isaac viene spinto dal robot. Winnie ti prende, voli a terra un attimo, non troppo lontano. Si gira verso di te, ma Isaac lo riprende e lo lancia dall'altro lato. Sparisce dalla tua visione mentre va verso la parte di Sylvie. Utilizzo il mio pride per proteggere i miei nuovi amici. Winnie, sei lì presa a mettere le monetine dentro. Io apro il tuo zaino, prendo quel libro. Quel dannato libro. Lo tiro fuori e con un urlo: "Ah, lascia stare il mio nuovo amico!" Glielo stampo nella testa al robot e dico: "La matematica fa male!" Colpisci il robot che cade a terra, continui a picchiarlo così sulla sua testa. Il robot a terra, ai. Salto addosso a quello che resta del robot, appoggio il libro, te colpisco il libro con lo stivale ripetutamente. Colpisci, fino a quando lo sentite tum, e la testa che rotola. L'accappatoio bagnato che era sullo schermo un attimo prende fuoco, il computer che fa un sacco di scintille. Oh no! Oh no, 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 no! Glielo recupero io, quello che resta, e inizio a spegnere anche se mi faccio male, non importa. C'è ancora il fuoco nella sala macchine. Ci butto il libro di algebra. No! Mentre ti È tirano un via fumetto dentro! lanci il libro di algebra che prende fuoco ancora più forte. Isaac col suo movimento prende il cane e comincia a fuggire con voi. Un'enorme fiammata alle vostre spalle. Uscite fuori, vi guardate intorno, sembra tutto normale. Isaac vi guarda, poggia il cane a terra. Abbiamo risolto il problema? Sì, grazie. Abbiamo stai risolto il problema. Sì, io sto bene, grazie. Lo so, si vede. Anche se ti ha bucato l'impermeabile con la trivella, credo. Sì. Isaac, cosa farai adesso? Torni alla sfera? Sì, tornerò alla sfera e farò rapporto al mio padrone. Cosa Di dirai? rapporto su che cosa? Che abbiamo riparato la sfera. Ah. Lui. Hai riparato la sfera. Guardo una pagina volante del libro di algebra. La prendo. Almeno la scusa per domani. Beh, speriamo di incontrarti in caso stai sempre in questa sfera. Se il mio padrone non dice altro, sì, se no, chi lo sa. Allora passeremo a ritrovarti. Se ti serve qualcosa ce lo dici, vero? Sì, va bene. Magari ti porto anche un impermeabile diverso, perché questo mi sembra ridotto veramente male. Va bene. Perfetto, grazie. Mortadella! Mortadella! Il cane che tipo batte il codino e comincia a correre. Via. Usciamo di qui e corriamo dietro a Mortadella. Isaac, vengo a trovarti poi più tardi. E mentre correte e vi allontanate vedete il robot che vi saluta. Poco più avanti incontrate poi con la ragazza. Il cane comincia a leccargli il viso. Ma buona mortadella! Mette Ciao. mortadella a terra. Cosa c'entrate voi col mio cane? Cosa c'entriamo? Non lo so. Cory, cosa c'entriamo? Winnie, cosa c'entriamo? Forse che qualcuno ha un cervello così piccolo, tipo quello di una gallina, e magari si è fatta, tipo, stregare dai poteri magici. Sì, Meglio i di poteri Dungeons and magici. Dragons. I poteri magici. Le radiazioni si è fatta stregare questa. E sai cosa c'è? Sai cosa c'è? Hai anche tirato un calcio a Mortadella. È vero. Non l'avrei mai fatto, non è vero. Invece sì. no, L'abbiamo visto tutti. Ma vi siete presi cura di Mortadella mentre io ero... Mentre tu eri persa in mezzo a altre persone che si picchiavano e ebeti. Sì, forse ho esagerato con... vabbè, Le poi sigarette. E Le lo sigarette. esagerato. Sì, Coridan, ho esagerato con le sigarette. Esagerato. Hai esagerato con le sigarette, quindi questo significa che Sylvie deve avere quelle sigarette, giusto? Proprio quelle sigarette? Proprio quelle, perché il fucile me lo ricordo ancora. Va bene. Prende dalla sua borsa il pacchetto di sigarette, lo dà a Sylvie. Oh, grazie. Cioè, le marche più cheap. Mi aiuti con l'algebra.
E l'ho detto bene. Va bene, ti aiuto con l'algebra. Vi ringrazio, vi siete occupati del mio cane mentre io ero in viaggio mentale. Non c'è di che, capita a tutti di svegliarsi più la mattina. Sì, devo avvertire la persona che mi ha venduto le sigarette che doveva fare più attenzione con quello che mi ha venduto. La riaccompagno a casa, che questa secondo me non sa neanche camminare dritta. Ci Vengo vediamo con te. domani? Ah, io devo tornare a casa se mamma non mi vede sull'albero che sto studiando. Sì, ma portati dietro Cory. Mentre vado via seguendo Stacy, mi giro verso Winnie. Tanto siamo andati via da abbastanza tempo, tua mamma si sarà accorta sicuramente che non eravamo sull'albero. Ciao! Perfetto. Ci vediamo alla festa del diploma! E tutti quanti vi allontanate e tornate nelle vostre case. Ci sono diverse persone in stato confusionale. Una persona spinge gli altri: levatevi! Che ho combinato? E comincia ad allontanarsi dagli altri. Lo stesso camice con il simbolo dello yin e lo yang si ferma accanto a un albero. Sempre il viso di questa donna, con i capelli arruffati. Dovevo stare più attenta. Effettivamente i miei calcoli sono stati... No, io non sbaglio. Non sbaglio mai. Vabbè, questa è andata. Ok, cerchiamo di continuare con il piano. Lei passa attraverso la telecamera. Il posto è stranissimo. Non l'avete mai visto. Sembra un'enorme giungla. Diversi animali e insetti si muovono silenziosamente fino a quando un'enorme zampa schiaccia il terreno e un ruggito echeggia per tutta la giungla. Holy fucking shit. Holy fucking